Naviganti del hobby, ben ritrovati sul canale. Stavo per preparare il tutorial della settimana, diciamo, per andare avanti con le case di My Dungeon, che da Ars Manufactoria è arrivato questo tassello importante, un tassello importante per Age of Sigmar e anche per Warhammer, volendo, nonostante ovviamente non sia ancora una cosa disponibile per Warhammer, perché stiamo parlando proprio di Age of Sigmar, e sono i nuovi Hellsmiths of Ashut, ovvero i nani del caos. Super attesi oppure no? Probabilmente c'è tutta una parte di community che non vedeva l'ora di vedere questi benedetti nani del caos tornare. Erano appannaggio solo di Forge World fino a poco tempo fa. Qualcuno ovviamente ha subito criticato le forme nuove perché sono molto più vicine all'immaginario di Age of Sigmar, che ovviamente è diverso da quello di Warhammer. Però andiamo ad aprire il box, ringraziando Gigi e Ars Manufactoria, che saluto tantissimo, perché sicuramente è un box di tutto rispetto. A tra poco, subito dopo la sigla. Questo sentore che questa scatola farà iniziare diversa gente Age of Sigmar, e penso anche che alcuni dei giocatori magari un po' più veterani, un po' più diciamo affezionati al fantasy, come per esempio lo sono io, potrebbero ricominciare o cominciare a giocare a Age of Sigmar grazie a questa fazione, perché in realtà è una fazione super antica, cioè è veramente risalente a, diciamo, i primordi di Warhammer Fantasy, ok? E quindi il fatto che sia passata in Warhammer Age of Sigmar è anche un po', diciamo, oltre che una novità piacevole, un occhiolino che la Games Workshop secondo me sta un po' facendo, no? Andiamo a vedere un attimino dietro il contenuto della scatola, che come vedete ha tra le altre un torello non indifferente in alto a sinistra. Quello è una sorta di golem che loro animano con la, diciamo, energia caotica, e come vedete sembra proprio il Vil, diciamo, dei sostanzialmente, chiamiamolo così, ma sembra proprio praticamente o il Vil di World of Warcraft, oppure ovviamente quello verde che anima anche diciamo la Warpietra, no? E quindi i Skaven, ok? Allora, detto questo, guardate un pochino, vi leggo un attimino la diciamo parte dietro per capire, per chi si sintonizza per la prima volta, capire che cosa c'è qui dentro. Allora, questi sono gli Hellsmith of Ashut, ok? Il set d'armata. Quindi questa scatola è l'armata. I fabbri di Ashut si mettono in marcia da imponenti ziggurat sotto cieli soffocati di fumo e fiamme. Duardin, avari e crudeli, hanno forgiato un patto con un dio oscuro. Sono padroni delle terribili o temibili, scusatemi, arti del vincolamento demoniaco e nell'uso dell'energia di queste perniciose entità per le proprie opere. Armate con lame ardenti di furia infernale e accompagnate da travolgenti macchine demoniache, le loro schiere da guerra avanzano implacabili, pronte a depredare risorse e ricchezze dei reami e a lasciarsi alle spalle soltanto distese, bruciate spoglie. Spearhead, in questo caso c'è anche il contenuto di un set, quindi questo set è il contenuto che forma un'armata Spearhead completa, che ovviamente troveremo all'interno nel nuovo codex, che qui è in anteprima rispetto a quando verrà venduto singolarmente e separatamente. E la scatola contiene appunto il tomo della guerra, che sono 90 pagine che ora vediamo, 32 carte delle pergamene da guerra, un foglio di trasferibili, poi ci sono 14 miniature della Citadel, e vedete poi appunto l'elenco delle miniature. C'è il despota di guerra, che sarà il generale, una macchina dominator, 11 corti infernali e una bombarda tormentor. Quindi in realtà la macchina dominator suppongo che sia quello che ho chiamato, definito golem, magari erroneamente, vedremo poi leggendo il codex, no? Questa è la scatola, diciamo, e vediamo adesso finalmente il suo interno, ovviamente sigillata e, per quanto riguarda Ars Manufactoria, controllata e verificata.
quindi sapete che c'è un controllo di qualità sia da parte di GV che da parte di Ars Manufactoria, i ragazzi che saluto tantissimo, e sapete che avete il 25% di sconto quando andate ad acquistare sul canale. Avete il link qui sotto, quindi se volete acquistare qualcosa basta seguire il link qui sotto, trovate il sito e avete il 25% di sconto sulla Games Workshop. Dentro c'è il solito separé, diciamo fatto in questo caso sempre con Warhammer, il logo di Warhammer, e non in questo caso magari una bella diciamo illustrazione, peccato perché sarebbe stata carina per gli amanti. E cominciamo subito con le miniature che, se guardate, vado subito a fare un macro, vediamo un attimino, eccoci qua, vedete che praticamente abbiamo proprio le nuove, guardate che roba, le nuove praticamente miniature come sono definite come sempre, e guardate il nuovo sprue. In questo caso stiamo guardando lo sprue del cannone praticamente. Poi vado avanti con gli sprue, adesso questo qui è il generale, vi faccio vedere un bel faccione, vediamo un pochino se, eccolo qui, guardate un pochino la definizione, vedete che in realtà ovviamente le miniature sono fatte benissimo come sempre, la plastica è sempre quella GV, ormai insomma non c'è bisogno di parlarne, magari per i nuovi arrivati, chi si sintonizza da poco o chi si avvicina da poco a questo diciamo canale, qui si parla soprattutto di miniature fatte da Games Workshop, quindi diciamo che il core è sempre stata la Games Workshop e tutti i giochi principali a parte HeroQuest sono sempre stati della Games Workshop, ma ci sono veramente tante alternative ed è il motivo per cui quando vi mostro, vedete, le miniature della mamma GV, faccio sempre un attimo di attenzione a come vengono scolpite. Guardate per esempio questa fiamma, vedete, questa roba qua non si ottiene con la plastica di altre aziende, quindi o si stampa in 3D e allora ok, c'è tutto un altro discorso da fare, discorso che tra le altre a breve inizieremo con HeroQuest Café e Francesco di Hexagon 3D, che saluto e che verrà ospite questo mese da me, tra pochi giorni proprio. E diciamo che in questo caso parleremo di stampa 3D nell'introdurre diciamo la cosa, l'argomento, ma poi aprirò una playlist apposita sul canale che tratterà solo diciamo stampa 3D, quindi se siete curiosi dell'argomento sapete che potete tranquillamente poi accedere a quella diciamo playlist dove metterò dentro i video che già ci sono, che ne parlano o ne accennano, e poi dei video appositi dove vi spiegherò bene di tutto, praticamente dai tipi di resina, i tipi di stampe, stampanti, i tipi di parametri che vanno messi, che software utilizzare, come utilizzarli, eccetera eccetera. Quindi se vi interessa questo mondo sapete che state per conoscerlo meglio qui. Allora vi faccio vedere un attimino, disposto sulla destra perché di solito impallo la telecamera, ma da adesso in poi me ne sto di qua, così non devo mettere la spalla davanti. Allora, guardate, come sempre, ovviamente all'interno c'è, diciamo, un box, ok? Guardiamo un attimino velocemente cosa c'è all'interno, oltre a quello che sono le decalcomanie. C'è questa, vedete, qua c'è addirittura una basetta volante, perché qui sotto ci sono le basette che vedete qui, e stavo dicendo che è interessante che qui ci sono praticamente dei cuneiformi che ricordano moltissimo i Sumeri, quindi credo che siano proprio ispirati, tra le altre lo sono un po' sempre stati per queste barbe in questo modo, ricordano un po' Babilonia la Grande, no? E quindi ci sta anche il discorso del caos, perché non so se lo sapete, insomma, Babilonia nell'Apocalisse della Bibbia alla fine risulta essere la grande meretrice, la città che sostanzialmente è contro Dio, ok? Quindi è la confusione, il caos, e la GV non ha ovviamente perso occasione anche qui per fare diciamo un
rimando, perché se voi andate a studiare la lore di Warhammer, il caos e tutto il resto, trovate veramente tantissimi riferimenti biblici alla storia reale, insomma raccontata, che poi appunto per alcuni è reale, per alcuni no, ma non entriamo in questo argomento. Il discorso era che ci sono effettivamente dei riferimenti particolari e i cuneiformi che vedete ricordano veramente i Sumeri. Allora, detto questo, andiamo a aprire anche qui, vediamo se, attenzione perché qui si spacca tutto e non vedo venire su niente, quindi datemi un secondo che già la sto rompendo e sto cercando di capire come mai questo pezzo di carta non si sposta. Vediamo un attimo, mi sono aiutato un attimo, ma la realtà è che era semplicemente incastrato, mi spiace che stavo rischiando di romperlo. Guardate un pochino questa immagine, ecco, che appunto fa pensare subito, no? A come il caos è coinvolto in questa, diciamo, emersione dai vulcani e dalle montagne laviche di questi nani del caos, che sono Duardin, che si sono fatti proprio corrompere per un patto che fanno con questo dio oscuro, e sicuramente per colpa della loro avidità non riescono a farne a meno, no? In questo caso, quindi diventa ormai corrotto quello che prima era il difensore della montagna, ok? Allora, qui abbiamo il tomo, che adesso andiamo a vedere, mi sembra già dalla copertina e da com'è quando lo tocchi veramente fantastico. Anche qui ci hanno abituato bene, perché all'interno del box speciale, come vedete, il taglio della carta addirittura è dorato, quindi veramente grande cura in questo. Ovviamente ci sono le istruzioni che non sto qui a farvi vedere troppo, ma diciamo che, ecco, una cosa interessante per esempio è che il toro, diciamo bipede gigante, può avere i cannoni oppure le armi a due mani, ok? Quindi potete scegliere come montarlo. Dall'altra parte poi abbiamo le carte che tra le altre bellissima la grafica, diciamo, del deck che porta le carte. Allora sposto praticamente il nostro box, questo è veramente bello da collezionare. Diciamo che anche quando voi buttate via per esempio la scatola, conservare il box in libreria è molto figo, secondo me, cioè ci sta alla grande, anche perché è un modo per conservare sia le carte che il codex, volendo, per chi non mette, diciamo, tutti i codex di costa, ok? E dall'altra parte mi metto di qua, vediamo invece le carte. Allora, le carte con Spearhead, e quindi vedete dietro avete proprio la Spearhead intera e vi spiegano che cos'è la Spearhead, e qui c'è appunto anche questa parte. Sposto lui un attimino così abbiamo un po' di spazio per vedere il tutto. E poi qui abbiamo Despota di guerra, e quindi ci sono i vari, vedete la macchina Dominator che è lui, il Torazzo, Bombarda Tormento, la Corte Infernale, l'Uraktar, il Fabbro Demoniaco, il Despota di guerra, Fabbro Demoniaco di nuovo, Anziano delle Ceneri, e da qui in poi ci sono anche gli spoiler, scusatemi che non li vedete tutti, ci sono gli spoiler, diciamo, delle nuove unità che vedremo all'interno, anche se qui è tutto nuovo, quindi per esempio i devastatori infernali che sparano, i devastatori anche qui infernali però che hanno un'arma diversa, e poi ci sono per esempio le gran caccole, che detta così proprio, eccole qui, io chiamo così il mio gatto, Cacca o Caccola, le gran caccole vandaliche che sono Hobgoblin in poche parole. E poi ci sono praticamente altre carte, come vedete dietro praticamente cambia, vedete qui ci fermiamo praticamente sulla parte delle carte, perché praticamente c'è tutto l'esercito, e poi avete le regole dell'armata che sono praticamente nel retro, come vedete, un po' diverse, no? Allora queste praticamente vi fanno vedere l'armata famosa, la Mandria Ziggurat, che praticamente è proprio una carta dedicata a una mandria, ok? Poi c'è praticamente i fabbri infernali di Hashut,
che è fatto proprio mandorla della Ziggurat, quindi qui ci deve essere praticamente tutto l'esercito quasi, e poi qui ci sono appunto reggimenti famosi sempre, quindi batteria acciaio maledetto, cercatore della tremenda Trenodia, che praticamente vi permettono di avere sotto mano velocemente il riassunto del, diciamo, quello che, se volete seguire il codex, vi suggerisce GW per fare praticamente il vostro primo esercito. Poi ovviamente uno si può customizzare tutto quello che vuole, no? E poi qui ci sono le regole dell'armata, qui ancora armate famose e regole dell'armata, che sono praticamente 4 in questo caso, e praticamente servono appunto a giocare sia con Warhammer Age of Sigmar sia con Spearhead, anche se le regole sono diverse. Poi ovviamente una è schermaglia, diciamo, e una invece è eserciti. Vado a mettere via le carte un secondo, perché vi faccio vedere invece finalmente il codex e vediamo un pochino che cosa si è inventata GW con questo codex, che secondo me veramente rischia di far tornare a giocare giocatori fantasy. Poi ditemelo nei commenti se secondo voi magari, cioè, ho un sacco di veterani fra gli 11.100 ormai, tra le altre. Grazie ragazzi veramente, perché siete tantissimi e meravigliosi, e grazie soprattutto agli abbonati che sostengono il canale con 1,99 €. Sapete che, questa parentesi velocissima, a fine mese darò il mio giudizio insindacabile su una miniatura che mi avrà emozionato fra quelle che mi state spedendo in messaggi diretti su Instagram. Siete già in 5 o 6 e gli abbonati in questo momento sono una ventina, quindi insomma mancherebbe un po' di gente. Se avete voglia, anche se avete miniature insomma già dipinte da tempo, voi scegliete una miniatura, mandatemela in messaggio diretto su Instagram, 3 foto, se volete anche qualcosa di più va bene, e vediamo un attimino che cosa mi salta, diciamo, nel cuore, nella testa quando le guardo. Do il mio premio insindacabile a uno di voi, che riceverà un vero e proprio secchio di colori come premio. Allora, tornando alle legioni di Hashut, vedete che praticamente si parte subito con nani contro nani, in questo caso i nani del fuoco, quindi insomma non sono i cosiddetti sventratori che Gotrek, quando incontra la prima volta, vede come se fossero un tipo degli impostori o una specie di, ok? Perché insomma questa è un'altra storia, la potete leggere sul diciamo libro di Gotrek, il primo libro di Age of Sigmar con Gotrek e Felix, che è stato edito da Alanir Edizioni. E qui praticamente si va avanti con delle immagini veramente inedite, perché è la prima volta che vediamo sostanzialmente questi personaggi, e qui si va a vedere la forgia. Vedete che si apre proprio la pagina in 4, e quindi si può andare praticamente a vedere il background con questo bellissimo, diciamo, questa bellissima descrizione fatta, come vedete, le 4 facciate, ok, dove si vedono praticamente le prime 4, credo, grandi forge, i primi 4 territori che si sono corrotti, suppongo, e poi quando si va a chiudere le 2 pagine raccontano dei regni devastati, quindi quelli che vedete dentro 100% sono appunto i regni devastati. Poi andiamo avanti e c'è una foto di uno di questi regni devastati, dove vediamo già qualche spoilerino, perché ci sono già per esempio i generali, qui c'è tutta la gamma, e quindi qui sicuramente nell'anteprima che avete nella scatola potete vedere anche sostanzialmente l'anteprima dell'esercito. Ecco che si parla appunto di questo patto che fanno con questa oscurità, e qui appunto si vanno a comprendere le origini sinistre, e quindi che come funziona la società asciutita, e quindi proprio hanno creato un nuovo, diciamo, background rispetto a quello che poteva essere quello dei Nani del Caos, perché proprio il nome è diverso, ok? Però è chiaro, un pochino come
gli squat erano dall'altra parte in Warhammer 40.000 sono i nostri nuovi Votan, anche se poi tecnicamente forse non sono esattamente squat, eccetera, eccetera, però insomma alla fin fine a livello di nostalgia e tutto la gente voleva gli squat e loro hanno fatto i Votan, volevamo i nani del caos e hanno fatto gli Asciutta. Allora, eccoli qua, vedete che qui c'è un sacco di spoiler per l'appunto delle nuove miniature, come vedete sono proprio metalliche, cioè hanno queste grandi figure che sono in sostanza forgiate da loro e quindi ecco perché sono lisce anche, no? Cioè credo che la parte stilistica li abbia portati verso questa soluzione che a me sinceramente non piace al 100%, ma riesco ad apprezzarla quando appunto giustifico il tutto con il fatto che sono costruite queste armi, sono una sorta di golem tenuti in piedi dal caos, dall'energia. E scusatemi che stavo per sbadigliare perché vengo da una mattina e sono cotto, ma ho voglia assolutamente di farveli vedere subito perché sono arrivato a casa e ho trovato il pacco e vedete che sostanzialmente appunto loro costruiscono i loro mostri, ok? Non vanno a dominarli come magari facevano i nani del caos che addomesticavano magari il toro volante di turno piuttosto che magari il drago nero, eccetera eccetera. Qui stiamo parlando di una cosa forgiata da loro. Poi ci sono, vedete, delle corti infernali come la forgia Anatema, Uzzorn, queste sono le 4 che abbiamo visto, che dipinte praticamente per avere un po' di araldica, diciamo, e infatti qui si parla sostanzialmente di quello, no? Pagine che sono molto spesse, devo dire, c'è sempre un segnalibro nei codex, diciamo, di pregio che trovate all'interno della scatola, quindi avete sempre questo segnalibro fatto di sembra raso o seta, insomma, anche se sicuramente sarà un tipo di cotone, molto molto curato veramente. La cosa che mi piace di questi codex rispetto ad altri è che ovviamente stiamo parlando di un esercito totalmente inedito, quindi infatti vedete regole, fazione, tutto, qui c'è un lavoro al 100%, no? C'è un full immersion da parte del team della Games Workshop per tirare fuori, diciamo, la lore e le miniature e la grafica e tutto il resto, no? Una cosa che ci tengo a dirvi: se per caso avete l'abbonamento di Warhammer TV, già stanno facendo diverse discussioni a riguardo anche con i developer, quindi con diciamo quelli che lo hanno pensato e lo hanno ideato questo esercito, e quindi si può sentire un pochino anche le interviste, oppure su Warhammer Community potete vedere il resto. Vi ricordo che per l'appunto finché la scatola esaurimento scorte la beccate su Ars Manufactoria con 25 di sconto, e poi ovviamente GV tirerà fuori la gamma completa che potete andare a prendere singolarmente sempre sul sito di Ars se avete bisogno, insomma, online, e spedisce veramente in massimo 48 ore, quindi vi arriva con tanto di sconto a casa e la spedizione la paga Ars, quindi veramente un servizione. Qui vedete che ci sono le macchine a Dominator e con le due versioni, no? Una con praticamente il DPS con le doppie mazze e dall'altra parte il doppio cannone, quindi sicuramente un altro modo di combattere, di utilizzare le due, no, macchine Dominator. E poi c'è questa schiera Forgia Infernale dove vi fanno vedere la Spearhead, come dipingere l'armata pronta per la battaglia, quindi stiamo parlando di un tipo di pittura inferiore anche a quella che si utilizza qui in questo canale, dove invece andiamo a fare, diciamo, il livello quasi sempre da parata, che sarebbe da mettere sul soprammobile, e però che utilizziamo anche nei giochi, no? Quindi una via di mezzo. Qui invece mi insegnano, insomma, le basi, però è molto utile perché giustamente da lì tanto si può andare oltre. Ci sono ovviamente tutte le carte che avete visto prima messe sui fogli A4 in grande, e poi c'è la strada per la gloria. Si passa come sempre al discorso delle campagne, che sono sicuramente interessanti perché anche qui avete il vostro esercito che cresce e diventa sempre più esperto all'interno della campagna. Bene ragazzi, allora io credo di avervi detto praticamente tutto. Ringrazio di nuovo tantissimo Ars
monterò il più presto possibile queste scatole, sto scegliendo e farò un sondaggio sicuramente a giorni degli eserciti da montare e dipingere in un giorno solo, almeno delle spearhead oppure appunto delle diciamo dei kill team o delle squadre, diciamo battaglioni di Warhammer 40.000. Questo perché ci stiamo avvicinando ad Halloween, a Natale, e vorrei farvi proprio vedere con delle puntate speciali dedicate che cosa si può fare per esempio in 8 ore, in 12 ore, quindi delle maratone che farò io, in cui non filmerò magari tutto, ma cercherò di spezzare un pochino perché altrimenti non basterebbe mai né la memoria né la voglia di vedere tutto, ma faremo dei time lapse incredibili, lunghissimi, dove monterò tutto un box, lo dipingerò tutto e vedremo dalla mattina alla sera che cosa si può fare. Questo per darvi la possibilità di magari trovare il coraggio di aprire il box e finalmente dipingerli in pochissimo per poi giocarci magari con gli amici, i figli, le mogli, eccetera, eccetera. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e vi lascio a un recap. Ragazzi, che vi devo dire? Questa scatola arriva un po' quasi come un fulmine a ciel sereno, nel senso che non ci si aspettava che tornassero i Nani del Caos nel mondo della Games Workshop, non quindi di Warhammer o di Age of Sigmar. Bisogna stare attenti coi termini perché altrimenti... Però al di là di questo, insomma, credo che la scatola abbia veramente un bel contenuto, di tutto rispetto, ci sono veramente delle... figure molto belle, ben scolpite, devo dire la verità, mi piacciono anche abbastanza, nonostante in qualche punto per me, per i miei gusti, siano un po' troppo lisci ora e mi piacevano di più super elaborati come li faceva Forge per esempio, il diciamo generale sul toro che volava era un capolavoro, però al di là di questo devo dire che è un bel vedere, è un bel giocare, nel senso che mancavano e quindi bene che siano arrivati con questa nuova fazione. Vedremo come si svilupperà, si vedono già parecchi spoiler in giro, compreso anche su Warhammer Community, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!